Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. Qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, buona serata. Allora Marco, visto che stasera parliamo di disciplina e centratura interiore, già insomma dimostriamo ai nostri amici di essere stati poco disciplinati, iniziando in Io, ritardo. sempre io, ammetto, mia grandissima colpa, tutta colpa mia. Beh, insomma, dai, diciamo che è come, insomma, come si dice sempre, no? L'eccezione che conferma la regola, ecco. Come dicevo prima, cercherò almeno di compensare in centratura, diciamo, visto che come disciplina ce n'è poca, cerco di compensare in centratura. Allora, partiamo con questo argomento, perché ovviamente il cittadino sovrano, per essere tale, ha necessità ovviamente di essere disciplinato e di avere centratura interiore. Ma vedremo che questi due aspetti sono strettamente collegati, come sono comunque strettamente collegati all'argomento della settimana scorsa, che era quello della legge di attrazione. Quindi è anche un aspetto di questa legge. E io vorrei partire da quello che è il concetto di disciplina proprio, perché è fondamentale la disciplina per poter mantenere qualcosa di permanente o perlomeno per lunghi periodi, perché comunque alcune cose poi, alcuni aspetti, alcune situazioni possono poi variare nell'arco del tempo. E quindi per riuscire a sostenere qualcosa di permanente, cioè che sia un qualcosa di esteriore, cioè qualcosa che abbiamo acquisito esteriormente, sia qualcosa che abbiamo acquisito interiormente, è necessaria la disciplina di corpo, mente, emozioni, ma tutto questo deve anche essere supportato da parole specifiche. E tutto questo cosa comporta? Comporta comunque una mutazione di vibrazione. E per capire un po' tutto questo, però, dobbiamo partire dal concetto di cosa significa disciplina. Disciplina è un termine che deriva dal latino discipulus, che significa apprendere per istruzione o pratica. E quindi cosa significa? Significa l'organizzazione di conoscenze che devono essere educate, esternate e svolte dettagliatamente in maniera appunto organizzata. Quando? In ogni istante. Non dobbiamo essere disciplinati solamente alcuni momenti della nostra vita, ma la disciplina deve essere qualcosa di continuo, qualcosa che ci appartiene 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Cosa comporta come conseguenza la disciplina? La disciplina comporta come conseguenza l'acquisizione della saggezza, cioè la capacità di valutare correttamente, in maniera prudente, in maniera equilibrata, tutte le opportunità che si presentano ovviamente quotidianamente nella nostra vita, e si riesce quindi a optare per quella più proficua in quel momento per ciò che serve a noi. E quindi la saggezza cos'è? È la virtù per eccellenza. E come si fa? Si sviluppa con l'esperienza. Ecco perché è una conseguenza di quella che è la disciplina. Perché? Perché la disciplina non fa altro che aiutarci ad essere, a esperire ogni giorno appunto questa possibilità di scelta. Infatti si dice sempre che tra l'altro il saggio non è
la persona più vecchia di età biologica, ma in realtà è quella che ha praticato di più nel quotidiano, quindi più anziana, diciamo così, per esperienza. Marco, vuoi intanto aggiungere qualcosa a quello che ho detto? Ma allora intanto è perfetto quello che hai detto, nel senso che penso racchiuda tutto quello che, abbiamo espresso con il titolo. A me piace poi sempre una sorta di mediazione, non per niente l'ho fatto di mestiere per quasi tutta la vita, quindi oltre alla disciplina e alla centratura, che sono necessari per condurre la maggior parte della propria vita in maniera, si spera, corretta, sono sempre, aperto e favorevole al momento di sana follia, di errore, anche perché con l'errore poi si apprende. È il momento forse più grande, del possibile apprendimento. Ovvio non deve, invertirsi la ricetta, nel senso che se andiamo a finire per esempio come nei tempi attuali dove, la follia e il non senso diventa ordinaria, mentre, un atteggiamento e una personalità equilibrata, centrata e disciplinata diventano l'eccezione alla regola o momenti rari, ecco, lì si inizia a vedere poi come possono mutare in male non solo le grandi cose di cui parliamo tutti i giorni, ma penso anche proprio solo i rapporti tra di noi, tra le persone comuni. Io penso che in pochi possano dire, per esempio, negli ultimi 20 anni di aver visto intorno a loro migliorare la qualità delle persone che frequentano tutti i giorni, con cui hanno a che fare, che, possiamo andare e spaziare dalla famiglia all'esterno, agli amici, parenti, conoscenti. Questo non vuol dire ovviamente che, non si incontrino quotidianamente, non si continuino a conoscere persone meravigliose che fino a 1 anno fa non si conoscevano, fino a 2 anni fa non si conoscevano. Però si percepisce, in media, nel totale si percepisce quando c'è un miglioramento delle condizioni delle persone che ci circondano e questo migliora qualitativamente poi la vita, e quando invece ci sono questi momenti dove appunto questi 2 elementi, vengono un po' a mancare e ci si ritrova purtroppo poi in questo tipo di momenti storici, quindi ci sta. Probabilmente più andremo giù adesso e più andremo in alto quando finirà questo periodo qui. È sempre stato così. Ma insomma, lo stesso Hermete Trismegisto diceva: "Come in alto così in basso, come dentro così fuori", quindi come nel micro anche nel macro. Però è anche vero che, la nostra vita è fatta di, alti e bassi e Esatto. quindi, ci sono momenti in cui per noi l o insomma individualmente possiamo percepire delle cose che toccano il basso e magari la stessa persona nello stesso contesto può percepire invece un punto più elevato. Ovviamente Esatto. dipende sempre da noi. Me è piaciuto molto il discorso che hai fatto Marco sull'errore, quindi sul anche darsi la possibilità di sbagliare. Perché in realtà l'errore, come abbiamo detto ancora altre volte, è l'ottava bassa della scoperta, cioè io sto comprendendo che devo fare altro. Ha E nelle sue fondamenta, non a caso, l'errare, l'andare in giro. senza una meta. Esatto. Ma, anche è molto interessante l'aspetto dell'errore, proprio per, anche, se andiamo a vedere da altri punti di vista, perché per esempio, il termine pianeta significa errante. E quindi già ci dice che se noi ci incarniamo in un su un pianeta,
ovviamente qualsiasi sia il pianeta, uno delle esperienze che dobbiamo fare è proprio quello di errare, quindi di vagare senza una meta, perché dobbiamo scoprire qual è la nostra missione, e l'altro ovviamente fare errori, perché dall'errore noi facciamo esperienza. D'altronde chi è che non fa mai errori? Non chi è arrivato, ma chi non fa niente. Se non fai niente, errori non ne fai. Sì, Questo è poco. diciamo che forse la giusta sintesi, proprio sfruttando quello che dicevi ora, è quella di, errare, quindi fare un pezzettino di strada, poi fermarsi e ritornare ad applicare appunto quella disciplina e la centratura, poi dopo un tot ricominciare ad errare, fare un altro pezzettino e così via. Forse questo era l'anello di congiunzione mancante. Esatto. È sempre il discorso dell'azione comunque, quindi dello sperimentare, di portare nel quotidiano le varie situazioni. Come si sviluppa la disciplina? Allora, innanzitutto la disciplina ha degli aspetti importantissimi, fondamentali, delle caratteristiche come ovviamente qualsiasi altra situazione. Allora, innanzitutto l'azione che noi facciamo durante la disciplina deve essere guidata dall'amore. E adesso comprendiamo perché. Amore che noi sappiamo insomma dal latino significa amors senza morte. E quindi cosa significa? Innanzitutto che ci porta fuori dalla paura. La disciplina è interessante perché essendo appunto eterno, quindi senza morte, quindi eterna, significa che non c'è neanche più la paura. Ma amore significa anche trasporto involontario, cioè involontario in che senso? Che viene spontaneo. Quindi non è dettato da qualcosa di forzato. E poi noi sappiamo che ovviamente tutto ciò che facciamo con amore ci ritorna poi con gli interessi. Essere disciplinati ci porta anche ad un altro aspetto molto interessante, che è quello dell'abbandono, cioè noi attraverso la disciplina riusciamo ad abbandonarci al risultato. Cosa significa abbandonarci al risultato? Significa non avere aspettative, cioè sappiamo perfettamente che tutto ciò che arriverà è esattamente ciò che ci serve in quel momento perché ci sta dando delle indicazioni ben precise, che non significa che ci piace, ma che ci sta dando delle informazioni molto interessanti per modificare noi stessi e raggiungere il nostro obiettivo. Infatti il termine abbandono deriva da una frase Serena, francese. perdonami, non so se Sì, succede solo a me, ma si sente la voce molto disturbata. Prova a vedere, può essere magari la clip o il microfono lontano, non so, allora il microfono ce o l'ho o come il forse è solo una solito. questione di rete. Magari chiediamo agli amici che ci seguono Sì, se sento grazie. solo io, perché si sente veramente molto, almeno io la sento veramente molto metallica. Se ci Allora fate sapere credo se sia sentite bene o metallica, meno. credo sia una questione di rete, anche se mi sta Adesso dando sei proprio ovviamente. diventato una robottina. Io ti sento proprio come una robottina. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici all'ascolto, vediamo se è solo Io un problema che ho io in ricezione o se riguarda proprio tutti. io Io sento sento bene, bene, abbastanza abbastanza buono. buona. Okay, proviamo ad Okay. andare avanti. Tu comunque dimmi eventualmente perché penso che, siccome non mi dà problemi di linea, di solito me lo segnala, quindi Okay. insomma audio No, normale no, ci danno dicono, tutti audio okay. normali, quindi deve essere solo fra me, fra interno qui. Okay, allora proviamo ad andare avanti. Sintonizzati Marco, sintonizzati con le nostre frequenze. Allora, stavamo dicendo che il termine abbandono deriva da una frase francese che significa être abandon, ossia
essere in potere. Cosa significa questo? Significa che quando noi ci abbandoniamo al risultato, ritorniamo in possesso di noi stessi. Quindi la disciplina ci aiuta a essere noi stessi, quindi ad avere la comprensione di chi siamo davvero. Questo è un aspetto molto interessante, perché quando qualcuno si sente abbandonato, in realtà dovrebbe percepire questa sensazione di essere tornato ad essere se stesso, quindi non avere più quei legami che prima non gli permettevano tutta una serie di azioni. Cos'è il potere? Perché se torniamo in potere di noi stessi, cos'è il potere? Il potere è l'espressione dell'energia illimitata che ognuno di noi ha, quindi ci appartiene, è intrinseca e che ci serve per fare nuove esperienze evolutive. Facendo cosa? Mettendoci al servizio dell'umanità. E a questo punto, Marco, lascio di nuovo la parola a te prima di andare ad analizzare altri aspetti che riguardano la disciplina. Intanto vi chiedo scusa e confermo che era nuovamente colpa mia, perché è arrivato un momento che non sentivo più assolutamente niente, quindi ho disconnesso gli auricolari, li ho riconnessi ed ero io. Boh, c'era qualche problema qua evidentemente Quindi non hai sulla sentito cosa ho detto? diciamo che me ne son perso un pezzo, Eh. fino a un certo punto ho sentito un qualcosa di robotico, poi siamo andati veramente, sembrava quella scena di Matrix quando lui poggia le dita nello specchio e si sente quell'audio tutto distorto. E pensavo che mi toccasse a breve una brutta fine, invece no, è bastato ricollegare l'auricolare ed è andato tutto bene. Beh, meno male, dai, qualcosa di risolvibile. E stasera la disciplina ci porta anche a questi aspetti. Ma cos'è la disciplina? La disciplina, vedi, ci porta a riuscire a risolvere qualsiasi problema. Assolutamente sì. No, è un pezzo che sicuramente ho sentito è quando giustamente, parlando della disciplina dicevi: "È qualcosa che aiuta a rimuovere o quantomeno, mettiamola così, a controllare le proprie paure". Già solo quello è fondamentale, come dicevo prima, anche solo per i rapporti con il prossimo. Perché? Perché la maggior parte delle volte, quando assistiamo anche a eventi che tutto possono sembrare meno che dati dalla paura, come aggressioni, come arroganza, come, risposte non troppo piacevoli, in realtà, molti tenderebbero a dire che mancanza di educazione, forse sarebbe più corretto dire che mancanza di disciplina. Primo perché non ci si sa tenere a freno, non per niente si dice di tenere a freno la lingua, e in secundis perché se andiamo ad analizzare bene queste situazioni, la maggior parte delle volte in realtà è un'aggressione dovuta a paura, è una reazione dovuta a paura, al non saper gestire quel momento, quella paura, quella fosse anche rabbia. Ma il più delle volte, ripeto, non è neanche rabbia, è proprio paura, paura di essere giudicati, paura di non essere in grado di difendersi, paura di fare una brutta figura. Ecco che qui interviene la disciplina in aiuto e ci dà quelle sicurezze, quelle certezze, quel conforto che fa sì che anche di fronte a una persona che si pone in malo modo nei nostri confronti, noi riusciamo a rimanere tranquillamente centrati. E qui andiamo a completare appunto il cerchio della puntata, cioè sono 2 cose strettamente interconnesse fra di loro. Pensiamo per esempio alla disciplina che,
tutti viene in mente probabilmente o in merito alle arti marziali o relativa all'esercito, dove comunque poi chi non si comporta bene va alla corte marziale, quindi sempre di marziale sempre a marziale andiamo a finire. E cosa si fa? Esattamente questo, cioè si acquisisce una sicurezza tale, una gestione tale della paura, anche nelle situazioni più estreme, tali da mantenere il controllo, tali da riuscire a fare quello che faremo durante un'esercitazione, in una situazione tranquilla, serena. Ecco, a quel punto noi riusciamo a farlo anche durante la vita reale. Quindi, vabbè, in quei casi ovviamente declinato in una questione di combattimento, di difesa o addirittura di guerra, ma sono solo, parti più potenti dello stesso discorso, cioè solo l'estremizzazione di questo discorso, perché poi come abbiamo detto in realtà se applicato ai rapporti semplici fra persone, ma soprattutto con se stessi, questo fa sì che si riesca ad avere dei rapporti molto più civili, molto più umani, molto più centrati e molto più disciplinati, sicuramente. Grazie Marco, anche che così hai introdotto il secondo aspetto di questa serata, che è la centratura. E la centratura in effetti è l'allineamento di pensieri, emozioni e azioni. Questa è la centratura interiore, insomma un po' anche come la definiva Gurdjieff, quel famoso centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente, così come cantava ovviamente il grande maestro Battiato, ma che riprendeva ovviamente l'aspetto della filosofia appunto gurdjieffiana. E la centratura ci permette infatti di essere in grado di gestire in qualsiasi momento ogni nostro pensiero, ogni nostra emozione e ogni nostra azione, e quindi ci indica il modo corretto di agire in quel momento. In realtà la centratura è ciò che ci permette di agire invece che reagire, perché subentra sempre il discorso del libero arbitrio. E questo libero arbitrio può scaturire solo esclusivamente se alla base c'è stata tutta una disciplina che ci ha portato alla centratura interiore. Altrimenti è tutta una continua reazione a catena dovuta ai meccanismi che riguardano le nostre pulsioni più basse. Tu prima, Marco, hai parlato di appunto rabbia, di paura, ma la stessa vergogna, l'orgoglio stesso, sono tutte emozioni basse che ci portano ad agire per meccanismi inconsci. Quindi il ripetere sempre le stesse reazioni, come perché appunto il nostro subconscio lavora tramite le memorie. Mentre quando si è centrati si può agire senza dover rifarsi alle memorie, quindi è ciò che riguarda il nostro passato. E questo è possibile però solo con la disciplina. Quindi, come vediamo, le due cose sono assolutamente collegate, perché la disciplina porta alla centratura interiore e la centratura interiore porta a sviluppare sempre maggiore disciplina. E come abbiamo detto, la disciplina è qualcosa da educare, quindi da tirar fuori da dentro noi. E cosa comporta anche la disciplina? La disciplina, per esempio, sviluppa la fiducia in se stessi, ma sviluppa anche la fiducia nel mondo esteriore. Tu hai fatto un esempio, Marco, prima hai detto quando si parla di disciplina una delle prime immagini che ci vengono alla mente è proprio quella militare. Ma cosa accade con la disciplina quando siamo dei militari?
Beh, noi obbediamo al nostro superiore. Perché? Perché tu devi avere assoluta fiducia di ciò che ti dice il tuo superiore. Ti devi fidare, anche se non conosci perfettamente, le intenzioni del tuo superiore. Però questo è un aspetto molto interessante, perché appunto se noi siamo disciplinati iniziamo a fidarci non solo delle altre persone, ma anche dell'universo, quindi di ciò che ci rimanda indietro ogni nostro pensiero, ogni nostra emozione. Ma la fiducia nelle altre persone non è a prioristica, cioè nel senso non è una credenza, è una fiducia. Fiducia significa che c'è la tua esperienza di mezzo, di base è qualcosa che tu hai esperito. Non è la credenza te così, ma sì, mi dicono che devo fare così, lo faccio. No, quella è, ma non c'è una tua esperienza. E la fiducia scaturisce anche da una ferma autostima, da una buona autostima, e guarda caso l'autostima viene sviluppata grazie ad un terzo chakra che è a livello del plesso solare in equilibrio. E cos'è il plesso solare? Il punto centrale del nostro corpo. Quindi è lì che si sviluppa poi tutta quell'energia vitale che ci permette di mantenere attiva la disciplina. Marco. Hai trattato un tema enorme, quello, la distinzione fra l'azione e la reazione. E mentre parlavi mi ha fatto anche molto pensare, oltre a quello della fiducia. Io ho un serissimo problema di questo tipo, ma non perché non mi fidi delle persone, anzi, parto dal presupposto che le persone siano in buona fede fino a prova contraria, cioè non sono diffidente. Ma ho sempre avuto personalmente moltissimi problemi sia ad obbedire, sia a fare qualcosa giusto perché me lo diceva un altro, quindi mi fido di quell'altro e lo faccio. Non sono mai andato d'accordissimo con questo concetto. Però appunto la distinzione che facevi fra azione e reazione è un fenomeno, penso, che di cui fortunatamente si è parlato molto di più e che molti avranno vissuto sulla loro pelle soprattutto da bambini, è quello per esempio del bullismo. E pensandoci effettivamente, allora l'unico modo per combattere questo tipo di fenomeno è quello che appunto dicevo prima. Quindi non serve alimentare, la rabbia e l'aggressività dell'altra persona, cioè banalmente quando uno prova a compiere un atto di bullismo su di te, il modo migliore che tu hai per fermare quel comportamento è reagire in maniera assolutamente tranquilla, anzi quasi andare al contrario, cioè, e questo stronca l'altra parte, cioè immediatamente, perché non prova nessuna soddisfazione, cioè lo disorienta. Eppure oggettivamente, se dovesse capitarci anche con i nostri figli, non so, e torna a casa e dice: "Ma quel bambino mi ha dato uno schiaffo", e tu dagliene uno più forte, cioè è un qualcosa che si insegna questa della reazione. Quando invece forse bisognerebbe concentrarsi molto di più, sull'azione da compiere. In quel caso io non vado più a reagire, come dicevi tu, in funzione di una memoria, di un istinto nei confronti di quello che fa qualcun altro, ma vado ad abbinare all'azione di qualcun altro una mia autonoma azione. È quello che mischia tutte le carte poi, perché comunque anche l'altra persona ha una memoria, ha un istinto e quindi si aspetta che a seguito di quella sua azione corrisponda una reazione.
della persona che ha di fronte. Se invece di trovarsi di fronte a una reazione, io lo pongo di fronte a una azione soggetta a disciplina e a centratura, ecco che lì immediatamente si disarticola tutto, si interrompe immediatamente il processo. E quindi è per quello che dicevo un discorso enorme, perché potrebbe davvero poi cambiare tante vite, cioè sembra un fenomeno piccolo, ma già solo questo di cui abbiamo parlato è un fenomeno enorme. Tante persone poi continuano in tutta la loro vita a portarsi dietro questo tipo di traumi, questo tipo di esperienze, quando in realtà con la giusta educazione, e quindi torniamo un po' al discorso della disciplina, quindi insegnando anche solo al bambino cosa dovrebbe fare, quale sarebbe il comportamento giusto. Quindi esattamente come l'esempio che facevamo del militare, gli si insegna a fare tutto quello che deve quando si troverà in quella situazione. Il maestro di arti marziali insegna tutto quello che è necessario fare quando ci si dovesse trovare a doversi difendere. Ecco, forse anche noi genitori, mi ci metto dentro io in primis, che sono adesso, come dicevo, c'ho pensato proprio mentre facevi tutto il discorso, e anche qui ho trovato un'altra pecca, cioè ne trovo sempre, perché viene, quella reazione è istintiva. Tutti noi ce lo siam sentiti dire, no, quello ti ha fatto un torto e tu faglielo più grosso, cioè, il famoso occhio per occhio che finisce con come ci ricorda spesso Serena, con gente mica bella da vedere. Con storpi e ciechi, insomma. Esatto, esatto. Quindi forse andrebbe veramente affrontato in maniera molto più profonda quotidianamente questo tipo di discorso, che sembra banale, sembra semplice, sembra una cosa di nicchia, ma forse non lo è per niente. Ma in effetti Marco è uno che è stato un po' più grande di noi 2000 anni fa, appunto, visto che hai nominato Occhio per Occhio, ovviamente mi viene in mente lui, ovvero il grande maestro Gesù Cristo, Gesù il Ah, Cristo pensavo in ancora Harry realtà. Potter, dicevo no, Ho Harry detto Po 2000 anni fa, non 20 anni fa, quindi ci disse questo discorso sulla azione e reazione con una frase che poi è stata molto fraintesa durante questi 2000 anni, e che è porgi l'altra guancia. Il porgi l'altra guancia è esattamente il fare azione invece della reazione, che tu hai spiegato dettagliatamente proprio poco fa. Tanti invece indicavano il porgi l'altra guancia, beh, visto che mi hai fatto del male, mi sottometto a te, fammi dell'altro male, perché tanto siccome starò male qui, allora quando morirò andrò in paradiso e sarò felice, ma tu andrai all'inferno. No, in realtà non è esattamente così, ma il porgi l'altra guancia è quell'azione che spiazza l'avversario, quindi come dicevi tu, si aspetta una reazione, in realtà tu fai tutt'altro. Ed è quello che capita spesso, Marco, anche diciamo nel nostro piccolo oggi. Noi stiamo trasmettendo su dei social network in questo momento, e tante volte noi diciamo delle cose che non vengono condivise magari dai nostri ascoltatori, e dico sempre, e ben venga che non sia condiviso tutto, perché sennò vuol dire che siamo in un pensiero unico e, e le persone non pensano più con la propria testa. Però alcuni reagiscono proprio anche, come dicevi tu, col tentativo quasi di offenderti, perché si sentono offesi dentro. E qual è l'azione migliore quando ci sono questi commenti? È il rispondere con gentilezza, per far capire all'altra persona che non c'è un tentativo di voler ledere, ma è semplicemente una esposizione del proprio sentire, che ben venga sia diversa da quella di qualcun altro. E in realtà, quando poi si risponde gentilmente, anche dall'altra parte c'è
un mitigare e una comprensione della cosa. A me è capitato anche oggi con una persona ed è bello perché dallo scontro si arriva all'incontro, ma questo è possibile proprio perché si mantiene questa centratura interiore. E la centratura appunto deve essere però disciplinata, perché noi spesso cresciamo avendo i pensieri che vanno da una parte, le emozioni dall'altra e poi facciamo altre azioni, coadiuvate da un modo di parlare completamente diverso ancora dal tutto. E quindi insomma non riusciamo a rimanere allineati. E allora come lo fanno? Qualcuno lo fa pregando, qualcuno lo fa appunto meditando, altri praticando dello sport. Io indico sempre: guardate gli sportivi quanto sono centrati quando stanno praticando il loro sport. Io ho in mente alcune espressioni di alcuni sportivi che veramente praticamente sono loro e quello che devono fare. Cioè è veramente bello tutto questo. Spesso si dice: vabbè, con tutti i soldi che prendono devono essere bravi a far così. In realtà non è quello. In realtà sono talmente centrati, si allenano ogni giorno ad essere centrati, perché quando sono in campo sono loro e ciò che devono fare. Ecco, questo è importante. Lo sport appunto è uno degli aspetti che ci aiuta a essere disciplinati e a ritrovare la nostra centratura. Quindi Marco, grazie appunto per aver trattato questo argomento che ci ha permesso di entrare appunto sull'aspetto della centratura. Abbiamo una Io domanda, Serena. Sì, è vero, l'avevo anche letta, poi Eccola esatto, qui. poi ovviamente parlando me n'ero dimenticata, che tra l'altro è una domanda molto interessante e quindi ringrazio intanto Fernando. La disciplina è dipendente dalla intenzione di o è la base su cui costruire l'intenzione? È molto interessante. Allora, io direi che è entrambi gli aspetti, perché in realtà noi agiamo sempre nei due sensi, cioè dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno, perché siamo fatti di entrambi gli aspetti. Quindi, quando io ho una forte intenzione, si sviluppa la volontà, che è uno degli aspetti che poi andremo a trattare, che tra poco andrò a trattare per quanto riguarda appunto la disciplina. Quindi quando io ho una forte intenzione e quindi inizio a porre in atto delle azioni per arrivare al mio obiettivo, si sviluppa la disciplina. Ma nel momento in cui io non ho comunque un obiettivo chiaro, la disciplina mi può aiutare a sviluppare l'intenzione, quindi raggiungere poi la definizione di un obiettivo. Quindi possono essere viste, cioè sono vere entrambe le affermazioni. Quindi dipende sempre da te e da qual è il tuo punto di partenza. Cioè, voglio diventare un bravo nuotatore, una brava nuotatrice, quindi ho l'intenzione, devo sviluppare adesso la disciplina per l'allenamento, per lo stile di vita, eccetera, eccetera. Non so quale sia lo sport che magari mi può piacere di più. Beh, inizio a sviluppare la disciplina, cioè disciplino il mio corpo, disciplino i miei pensieri, disciplino le mie emozioni. Questo mi comporta che nel momento in cui inizio a riallinearli, scopro qual è la mia intenzione, che mi porta verso un obiettivo. E quindi le cose sono vere in entrambi i sensi.
Sì, forse possiamo dire che sono condizioni necessarie, ma non sufficienti. Sono mezzi per raggiungere, quel quel famoso fine, nel senso che di per sé né la disciplina, né la centratura, mi danno un'intenzione. Le intenzioni, i desideri sono già dentro di noi, fanno già parte di noi, noi siamo già qualcosa, a prescindere dalla disciplina o dalla centratura. Diciamo che, per vederli bene, e quindi per vedersi bene dentro, quelli possono essere sicuramente 2 mezzi abbastanza fondamentali, per usare un eufemismo, per mettere un po' di ordine. Quindi, capire effettivamente bene cosa voglio fare, quando lo voglio fare, come lo voglio fare, ma soprattutto perché lo voglio fare. Tantissimi si cimentano in obiettivi anche o in intenzioni, appunto, come diceva Fernando, anche lodevoli, salvo scoprire poi magari dopo 20 anni che non era quello che voleva. Quindi per quello che dicevo, forse sono condizioni necessarie, ma non sufficienti. Quindi ci vogliono quelle sicuramente per capire e poi anche per avere una speranza di riuscire a metterle in pratica. Noi ricordiamo sempre che l'intenzione è qualcosa che arriva, scusate, dai mondi superiori, chiamiamoli così, da mondi altri. Perché l'intenzione arriva dal cosiddetto mondo dei geni, dal quale, il nostro spirito guida ovviamente, si connette e porta da là a noi ciò che noi chiediamo. Quindi l'intenzione è qualcosa che noi chiediamo, diciamo così, all'universo. Io utilizzo il termine universo per rimanere sempre ovviamente nella neutralità, qualcuno lo può dire a Dio, al proprio sé superiore, ognuno insomma lo intenda a modo suo, tanto stiamo sempre parlando della stessa cosa. E quindi noi quando abbiamo un'intenzione stiamo chiedendo al nostro spirito guida di portare queste vibrazioni dal mondo dei geni al mondo della materialità, cioè il mondo che noi viviamo oggi, qui, nel qui e ora, ovviamente, con questo corpo, in questo contesto. Per fare tutto questo, appunto, sono fondamentali la centratura e la disciplina, perché solo la disciplina senza centratura non riusciamo ovviamente a capire come canalizzare, diciamo così, l'intenzione e viceversa. Solo con l'intenzione senza la disciplina arriva l'intenzione e non sappiamo come gestirla. Quindi sono due aspetti assolutamente, come diceva Marco, assolutamente fondamentali proprio, come mezzi, come strumenti per poter, tramite l'intenzione, ottenere il nostro obiettivo, che per ognuno è ovviamente diverso e per fortuna. Quello è Infatti un il altro quello è un altro grosso inganno. Molti pensano che qualcosa debba essere o un obiettivo debba essere necessariamente giusto o sbagliato in quanto tale. No. Cioè, probabilmente se ci mettiamo in una stanza in 5 e ci obbligassimo a vivere ognuno la vita dell'altro, saremmo disperati dopo 24 ore. Anche se noi 5, tra virgolette, i 5 della stanza sono di per sé felicissimi, quindi, niente di più sbagliato. Mi metti un attimo il commento di Gianni Di Muzio, Sì, che immagino dice questo. esatto, grazie, che dice: "Temo che a volte ci siano persone che si approfittano della nostra disciplina ed autocontrollo". Sì, probabilmente sì, ma è proprio tramite loro che noi riusciamo a capire a che livello è la nostra disciplina e il nostro autocontrollo. Cioè, diciamo che loro sono il nostro la nostra prova del 9, il nostro test per comprendere se veramente
siamo disciplinati e riusciamo appunto ad essere centrati, quindi la centratura può essere intesa appunto anche come autocontrollo, è un'altra parola insomma che possiamo utilizzare come sinonimo. Quindi insomma la vita ci mette sempre alla prova per vedere se effettivamente ciò che abbiamo imparato l'abbiamo interiorizzato. E io vorrei fare l'ultima chiosa su quelli che sono le 3 caratteristiche principali della disciplina, ma quindi anche poi di quello che è lo sviluppo della centratura. Beh, le 3 caratteristiche principali della disciplina sono il focus, sono la volontà e l'obiettivo chiaro. Allora, la volontà è l'insieme dell'intenzione, quindi torniamo al concetto di cui abbiamo parlato poco fa, ma insieme all'azione. Cioè la sola intenzione sviluppa il desiderio, che è qualcosa di statico. E desiderare significa avere intenzione di, ma evitare di mettere in atto delle azioni per raggiungerlo. Mentre la volontà invece fa proprio questa trasmutazione, cioè da staticità a dinamicità, e quindi porta a fare queste azioni mirate verso il nostro obiettivo. Però la volontà di per sé non è sufficiente ad ottenere il nostro obiettivo e quindi la centratura. Deve essere coadiuvata dal focus. Cos'è il focus? Il focus è l'attenzione costante all'obiettivo che ci siamo prefissati. Cosa ci permette il focus? Di sentire che quell'obiettivo è già realizzato. Quindi il discorso della fiducia che facevamo poco fa. Cos'è l'attenzione costante? Significa che ogni pensiero, ogni emozione, ogni azione che noi facciamo nel qui e ora, nel succedersi infinito degli istanti presenti, svelano l'intenzione del nostro obiettivo. E infine, però, questo obiettivo deve essere chiaro. Quindi non solo dobbiamo avere un obiettivo, ma deve essere chiaro, perché più è dettagliato, più diciamo riusciamo a porre in atto delle azioni attraverso degli strumenti adeguati per poterlo ottenere. Questo perché deve essere chiaro? Perché altrimenti ci saranno dei fraintendimenti. Quando noi parliamo di centratura, parliamo di un punto ben definito di noi stessi ed è il punto da cui tutto dista ugualmente. Questo punto nel nostro corpo è situato tra il cuore e il plesso solare ed è il centro da cui si sviluppa il cosiddetto campo magnetico toroidale. Toroide, sapete, è quella forma simil ciambella, diciamo così, e che è la struttura di base di tutto l'universo. E è un sistema autorigenerante e ce l'abbiamo anche noi nel nostro corpo, che parte appunto dal centro cardiaco. Ma per la centratura e per la disciplina è importante anche un altro concetto, che è quello di baricentro. Il baricentro è il punto di equilibrio degli elementi che intervengono per conseguire quello scopo. Quindi è il punto che mette in equilibrio tutti i vettori, tutte le forze che entrano in gioco nel nostro per raggiungere il nostro obiettivo. Cosa significa essere centrati? Significa una cosa molto importante e fondamentale, che nulla ci può spostare dai nostri valori
attraverso l'applicazione che noi facciamo del nostro codice d'onore. Quindi l'obiettivo è sintonizzato con i nostri valori. Marco, lascio a te concludere questa serata. Il microfono. Questa sera proprio non ce n'è, cioè, vabbè, vi prometto che È mi sempre frusterò fino a l'eccezione. domani. No, è sempre l'eccezione che conferma la regola. No, io volevo proprio invece sfruttare questa tua frase finale, per rispondere, per dare anche lì, un parere a quella che poteva essere la giusta osservazione di Gianni, che avevamo analizzato prima, ovvero l'impressione che a volte le persone possano approfittare della nostra disciplina e del nostro autocontrollo, proprio con l'ultima cosa che hai detto. Questo è possibile paradossalmente se pensiamo di avere una disciplina e un autocontrollo o se applichiamo in maniera distorta quel famoso concetto del porgi l'altra guancia. Quindi se intendiamo la disciplina e il controllo come una autocastrazione o un'autolimitazione del finto buonismo piuttosto che del fare gli scemi, come si suol dire, allora sì, questo può avvenire effettivamente e può dare quest'impressione, ma questo deve essere la cartina tornasole del dimostrarci che evidentemente il centro non è perfetto. La disciplina non è perfetta, perché nel momento in cui la perfezione poi non esiste, ma siamo molto, molto vicini all'essere veramente disciplinati e veramente centrati, tutto quello che può sembrare anche un attacco dall'esterno, come dicevamo prima, non sortisce nessun effetto, proprio perché non è in grado di smuovermi. Mi lascia totalmente immobile, quindi sì, l'altra persona probabilmente agli occhi degli altri magari potrà sembrare che si stia approfittando, ma ai miei occhi è totalmente indifferente. Questa persona può continuare a riempire di insulti, mhmm, non ti tocca minimamente. Proprio perché non è qualcosa che può interferire con quella che è la tua direzione, con quello che, come dicevi tu giustamente, è il tuo codice d'onore. Nel momento in cui tu sei a posto con la tua coscienza, sei a posto con te stesso, è difficile che qualcosa dall'esterno possa veramente influire con te, con la tua strada, con il tuo stato d'animo, con le tue emozioni. È molto difficile. È molto facile attribuirglielo a qualcosa di esterno che venga ad influire e al quale dare magari la colpa o anche il merito, ma la realtà è diversa. La realtà è diversa e su questo ho avuto io una grande lezione. Troverete poi, se volete, siete curiosi, proprio sul canale di Serena, un mio dialogo con, il dottor Tancredi Militano proprio su questa cosa, sulle paure, di quanto noi crediamo che, l'esterno ci possa fare male, rendere tristi, ma in realtà se analizziamo bene le cose capiamo che l'esterno è lì, si fa i fatti suoi, è totalmente indifferente a noi, tanto quanto noi in realtà siamo totalmente indipendenti, non estranei, ma indipendenti da quello che succede all'esterno, perché tutto quello che varia dentro di noi. Ah, t'ho pizzicato anche tu il microfono. Sì, avevo chiuso il microfono perché come tu sai c'è qualcuno qui di fianco a me che avete visto che è entrato nella Eh, che non è la Franca, ricordiamo, è Shield, è lo allora Shield. è lo Shield che
che come vedete ogni tanto appare con la coda, e quindi avevo chiuso il microfono ovviamente. Allora se io direi Marco che possiamo mettere magari in descrizione il link del video di cui parlavi poco fa, Mh-mh. così se qualcuno magari vuole approfondire, può andare appunto a visionare questo video. Io a questo punto Marco direi che siamo in conclusione, anche Ma questa sì, se sera ormai insomma siamo arrivati all'ora, cosa dici? Un paio di minuti gli facciam venire la curiosità su quel video lì, dai. Gli facciamo bello. l'esempio clou citato in quel video lì. A me ha colpito molto. Il dottore mi faceva proprio l'esempio di un bambino che sta giocando con un videogioco alla televisione, contentissimo. Come tutti sappiamo, i bambini quando giocano guai, se uno gli dice: "È pronto, vieni a tavola", è tragedia, cioè non li staccheresti da lì neanche se viene giù il mondo. Ecco, improvvisamente lo chiama l'amico e dice: "Dai, andiamo a giocare a pallone con gli altri", e da lì poi improvvisamente scoppia a piovere, temporale allucinante, e il bambino diventa triste perché per colpa della pioggia e lui non è potuto andare a giocare a pallone, e quindi questa cosa lo rende molto triste. In realtà non è intervenuto qualcosa dall'esterno. Se immaginiamo quel bambino, per esempio, che è felice nel giocare lì, si era creata un'aspettativa nell'andare a giocare fuori a pallone, ma quel bambino era tranquillamente felice in quello che stava facendo. Quindi immaginiamo che a fronte di quella telefonata il bambino avesse risposto: "No, no, 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 sono all'ultimo quadro, sono all'ultima missione, non posso", e fosse venuto giù in quel momento a piovere, paradossalmente sarebbe stato felicissimo perché avrebbe avuto una scusa in più per non andare a giocare. Quindi vediamo come a parità di condizioni, la pioggia, il bambino che gioca e tutti gli eventi, in realtà non è mai l'esterno che influisce realmente, ma siamo noi, le nostre aspettative, i nostri desideri e così via. Quindi a me aveva colpito veramente molto quest'esempio quasi banale, ma molto pratico e penso comprensibile a chiunque, di come assolutamente a parità di condizioni i risultati possano essere non simili, ma addirittura diametralmente opposti. E questo è forse quello che abbiamo detto tante volte e che abbiamo ribadito ancora penso stasera. È un aspetto appunto quello delle aspettative, scusate il gioco di parole, che è molto interessante perché tra l'altro l'aspettativa è ciò che limita qualsiasi nostro potere personale. Però magari anche su questo potremmo fare una puntata, dedicata, magari quando parleremo di nuovo di legge di attrazione nella parte 2, perché tra l'altro riguarda anche la legge di attrazione, ma riguarda l'intenzione, riguarda l'intuizione e tutta una serie di aspetti poi legati alle emozioni. E quindi magari ne parleremo dettagliatamente poi in un'altra puntata, però appunto invito al momento i nostri ascoltatori ad andare a vedere questo video che, come abbiamo già detto, metteremo il link in descrizione. Marco, a te la chiusura. Beh, io vi ringrazio tutti, ringrazio te Serena, ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno scritto, commentato e guardato. Spero che possa essere stato tutto utile e a questo punto darei appuntamento a tutti alla prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stessa spiaggia, stesso mare, come diciamo sempre, aspettando ovviamente che qualcuno chiami, dica la sacra parola per concludere il tutto. E allora io ringrazio anch'io tutti quanti, grazie di cuore per essere stati qui con noi e anche a tutti coloro che ci ascolteranno successivamente. Però Marco, vero, prossima settimana, stessa spiaggia, stesso mare, ma venerdì alle 13:30, sempre con me e Marco,
stampa e un missis. Ah già, è vero, me l'ero dimenticato. Hai visto? E allora buonanotte a tutti quanti, grazie ancora di cuore e sigla.